La pizza in pizzeria tra amici è sempre un'ottima idea, ma perché non farla a casa? In un modo semplice, veloce e soprattutto golosissima. Facciamo insieme la pizza in teglia. Iniziamo mettendo nella planetaria munita di gancio la farina 00 e la farina Manitoba. Io utilizzo la planetaria, ma questo è un impasto che si può fare anche dentro una ciotola a mano. Dopo aver inserito nella ciotola della planetaria le 2 farine, aggiungiamo anche il lievito di birra disidratato. Potete usare anche il lievito di birra fresco volendo. Io ne aggiungo poco, aziono la macchina e poi, siccome è un impasto bello idratato, quindi bello morbido, aggiungo solo 2/3 dell'acqua, lascio impastare sempre a filo, dopodiché aggiungo poca acqua alla volta, lascio assorbire, ne aggiungo un altro po', lascio assorbire fino a farla praticamente assorbire tutta quanta. Però mi raccomando, aggiungetene veramente poca alla volta lasciando impastare. Quando poi avrò finito aggiungerò l'olio alternandolo al sale. Ecco qua, allora io ci ho messo buoni 12 minuti di impastamento con la planetaria, quindi insomma un pochino ci vuole. Allora cosa facciamo adesso? Mettiamo un goccio di olio sul piano di lavoro. A cosa serve questo? Serve a impastare appunto il nostro impasto senza che si appiccichi al piano di lavoro e senza aggiungere farina, perché se aggiungiamo farina ovviamente cambiamo l'idratazione, no? La farina asciuga e noi vogliamo che invece l'idratazione sia alta. A cosa serve? A cosa serve l'idratazione alta? Ad avere un composto più morbido, più bolloso e quindi diciamo, delle caratteristiche diverse se lo facciamo invece più asciutto. Ovviamente quando il composto è più morbido bisogna lavorarlo di più, come avete visto ci vuole un po' più tempo e a mano devo dire che non è semplicissimo. Non è semplicissimo semplicemente perché bisogna farlo incordare bene. Incordare significa che si deve attorcigliare intorno al gancio e staccarsi completamente dalle pareti della ciotola. Vedete quanto è morbido? Adesso noi gli diamo delle pieghe, cioè lo prendiamo, lo portiamo verso di noi, possiamo anche fare in questo modo. E facendo questi movimenti diventa sempre più liscio, vedete? Guardate, nonostante sia molto morbido, vedete, sta diventando bello liscio e anche più elastico. Più lo muoviamo e più diventa elastico. Magari ungiamoci le mani perché appunto non si appiccichi. E aiutiamoci anche con un tarocco, che è questo. Ecco qua. Mano a mano che facciamo queste pieghe, quello prendiamo quindi facciamo così, poi da questa parte facciamo così, diventa anche meno appiccicoso, diventa anche più asciutto e quindi anche più gestibile. Queste pieghe sono necessarie proprio per sviluppare il glutine e renderlo proprio meno appiccicoso, più lavorabile. Prendiamo una ciotola, come vedete ci ho messo già dentro dell'olio. Ci mettiamo dentro il nostro impasto. Avete visto come già non è più appiccicoso? Visto? Con le pieghe. Adesso lo copriamo con la pellicola e lo mettiamo a lievitare nel forno spento per 2 ore, 2 ore e mezza. Ecco il nostro impasto lievitato. Prendiamo la teglia, ci mettiamo abbondante olio.
mettiamolo anche sui lati. Ecco, se invece volete usare meno olio potete anche mettere della carta forno qua sotto, ungerla leggermente di olio e quindi usarne di meno. A questo punto sulla teglia ci andiamo a mettere la nostra pasta lievitata. E la stendiamo. Come vedete ancora si ritira, è ancora molto elastica, ma tanto noi dobbiamo farla lievitare ancora, quindi per adesso la stendiamo come possiamo all'interno della teglia. Poi la copriamo con un'altra teglia e la lasciamo lievitare così per un'altra ora. Ecco qua il nostro impasto, vedete come è diventato bello? In questo modo, essendosi rilassato, si sparge anche meglio sulla teglia, non si ritira più. Ora, io qui avevo della passata, ma se volete renderla un po' più asciutta, mettetela dentro ad un colino e fatele perdere l'acqua. Se diventa troppo asciutta, potete sempre aggiungerla finché appunto non vi piace. Io adesso la condisco con un po' di sale, un po' di origano e un po' d'olio ovviamente, sempre extravergine di oliva. Questa è una pizza in teglia molto semplice, poi nulla vi vieta di poter aggiungere anche altri elementi, altri ingredienti, non so, per esempio delle olive, delle acciughe. Se aggiungete magari dei salumi, aggiungeteli fuori cottura, cioè appena togliete dal forno la vostra pizza, almeno non li cuocete e rimangono più buoni, insomma con le loro caratteristiche principali ancora integre. Sapete, la cottura un po' rovina, soprattutto i salumi. Quindi vedete, qui in questo caso il pomodoro è molto asciutto, perché spesso quello che succede è che il pomodoro è talmente liquido che poi annacqua un po' tutto, no? Prima cosa che facciamo è mettere la pizza in forno a 220 gradi per 10 minuti così, in modo che il pomodoro si asciughi ulteriormente. Dopo la estraiamo, mettiamo sopra la mozzarella, la inforniamo altri 10 minuti. Ecco la nostra pizza appena estratta dal forno dopo 10 minuti di cottura. Vedete che si è asciugato il pomodoro. Adesso ci mettiamo la mozzarella. Potete metterci della mozzarella fior di latte, magari facendola un po' sfilacciare, della provola oppure del filone di mozzarella, insomma quello che volete. Ecco, vi sconsiglio della mozzarella non scolata perché rilascia molta acqua, quindi magari se prendete della mozzarella, fatela un po' scolare in un colino, sfilacciatela e fatela un po' scolare in un colino prima di utilizzarla. Ed ora altri 10 minuti a 220 gradi. E finalmente ecco la nostra pizza in teglia profumatissima. Tagliamone una fetta, guardate com'è morbido l'impasto. Guardate, e anche quanto è bolloso. Che ne dite? La farete anche voi a casa? Io per adesso l'assaggio e mi raccomando, fatela anche voi e fatemi sapere. Fuma!